Ciao a tutti amici di Easy Italian Podcast, benvenuti in un nuovo episodio. Come state oggi? Spero tutto bene. Sentite anche voi qualcosa di strano nell'aria? C'è un profumo dolce, profumo di fiori, di cioccolato, insomma, l'amore è ovunque. Ehi Sara, calma, calma, non correre troppo con la fantasia. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Sara è molto poetica oggi, ma ha ragione. Siamo a febbraio e c'è una data molto speciale in arrivo sul calendario. Esatto, il 14 febbraio, San Valentino. È la festa più romantica di tutto l'anno. Io adoro questo periodo. Cammino per la città e vedo le vetrine dei negozi piene di cuori rossi, scatole di cioccolatini giganti. È bellissimo. Sì, è vero, l'atmosfera cambia, anche se fa freddo, perché febbraio è ancora inverno pieno. La città sembra un po' più calda con tutti questi cuori. Però, diciamolo, San Valentino è anche la festa dove noi uomini andiamo un po' nel panico. Nel panico? Perché? Beh, perché dobbiamo trovare il regalo perfetto, e non è facile. Tu, Sara, sei una romantica, quindi per te è facile, ma per molti il 14 febbraio è un esame importante. Ma dai, Alessio, non è un esame, è un giorno per celebrare l'amore. A proposito di amore, voglio fare una domanda a chi ci ascolta. Voi siete innamorati dell'Italia? Vi piace la lingua italiana? Oh, bella domanda. Spero di sì. Se la risposta è sì, allora fateci un piccolo regalo di San Valentino. Iscrivetevi al canale cliccando sul tasto qui sotto. È un gesto piccolo, ma per noi è un grande gesto d'amore. Così non perdete i prossimi episodi. Grande Sara, mi piace questo invito. Iscrivetevi ragazzi, così diventiamo una grande famiglia di innamorati dell'Italia. Torniamo a noi. San Valentino in Italia. C'è una cosa importante da dire subito. Una differenza culturale. Quale differenza? In molti paesi, come negli Stati Uniti o in Inghilterra, San Valentino è la festa dell'amore in generale. Si fanno regali anche agli amici, ai compagni di classe, ai genitori. Ma in Italia? Ah no, in Italia assolutamente no. In Italia San Valentino è la festa degli innamorati. Significa che è solo per le coppie, fidanzati, mariti, mogli. Se faccio un regalo di San Valentino a un mio amico maschio, lui potrebbe pensare male. Esatto, potrebbe pensare: oh mio Dio, Sara è innamorata di me. Sarebbe un bel problema. Quindi, regola numero 1 per gli studenti. In Italia, niente bigliettini di San Valentino agli amici, solo al vostro amore. Esatto, è un momento molto intimo. Di solito, la sera del 14 febbraio, i ristoranti sono pienissimi. È quasi impossibile trovare un tavolo libero se non prenoti 2 settimane prima. Verissimo. Cena al lume di candela. Molto romantico. Ma dimmi, Sara, tu sai perché festeggiamo proprio il 14 febbraio? Voglio dire, tutti conoscono i cioccolatini e i fiori, ma chi era questo Valentino? So che è un santo, San Valentino, ma onestamente non conosco tutta la storia. Era italiano? Oh sì, era italianissimo. E la sua storia è molto interessante e anche un po' triste, ma molto potente. È una storia che inizia tanto tempo fa, in una città che si chiama Terni. Davvero? Terni? In Umbria? Non lo sapevo. Pensavo fosse una leggenda americana. No, è tutto italiano. E secondo me, conoscere la vera storia aiuta a capire perché questa festa è così sentita qui da noi. Ti va se ti racconto chi era veramente questo uomo misterioso? Ma dai, Terni? In Umbria? Mi sembra incredibile. Spesso pensiamo che queste feste siano solo commerciali, nate nei centri commerciali o nei film. E invece c'è una radice italiana antica. Dimmi tutto.
Chi era questo Valentino? Sono troppo curiosa adesso. Allora devi sapere che Valentino era un vescovo, un uomo di chiesa che viveva a Terni moltissimo tempo fa, nel III secolo d.C. In quel periodo l'impero romano era molto severo. Ah, immagino. Non era un periodo facile per essere un uomo di pace, vero? Per niente. C'è una leggenda bellissima su di lui. Si dice che un giorno Valentino sentì due giovani fidanzati litigare fuori dal suo giardino. Erano molto arrabbiati l'uno con l'altra. Che peccato. Anche allora le coppie litigavano, eh? Nulla è cambiato in 2000 anni. Proprio così. Allora, sai cosa fece Valentino? Uscì dal giardino con una bellissima rosa in mano. Si avvicinò ai due ragazzi, diede loro la rosa e chiese a entrambi di tenerla insieme, con le loro mani. Oh, che gesto dolce. E poi? Cosa successe? Disse loro di fare pace e di chiedere a Dio di proteggere il loro amore. Poco tempo dopo, quei due ragazzi tornarono da lui per chiedergli di celebrare il loro matrimonio. Da quel momento, tutti iniziarono ad andare da lui per ricevere una benedizione. Ah, ecco perché è diventato il protettore degli innamorati. È una storia davvero poetica. Mi piace l'idea della rosa. La rosa è ancora oggi il simbolo di San Valentino, no? Esattamente. Tutto è partito da quel giardino a Terni. Ma c'è anche un'altra versione della storia, un po' più coraggiosa. Ah sì? Racconta. Si dice che l'imperatore avesse proibito i matrimoni per i giovani soldati. Voleva che pensassero solo alla guerra, non alla famiglia. Ma Valentino, che credeva nel potere dell'amore, celebrava i matrimoni in segreto, di notte. Wow, ma allora era un vero ribelle, un eroe dell'amore. È incredibile come una storia così antica sia arrivata a noi. Ehi ragazzi che ci ascoltate, conoscevate questa leggenda? Sapevate che San Valentino era un vescovo coraggioso di Terni? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Siamo curiosi di sapere se nel vostro paese si racconta la stessa storia o se ne avete una diversa. Leggiamo sempre tutti i vostri messaggi. Sì, è vero, i vostri commenti ci aiutano tantissimo a far crescere il canale. E se questa storia vi sta piacendo, mettete un bel like al video. È un modo per dire grazie a San Valentino e anche a noi. Giusto, un mi piace per la rosa di Valentino. Comunque, Alessio, ora capisco perché a Terni fanno una festa grandissima ogni anno. Immagino che tutta la città si fermi per lui. Assolutamente. Lo chiamano San Valentino da Terni. C'è una basilica bellissima dove sono custodite le sue reliquie. È meta di pellegrinaggio per migliaia di coppie che vogliono promettersi amore eterno. Che bello! Mi piacerebbe andarci una volta. Deve esserci un'energia speciale. Però, sai, stavo pensando ad una cosa. Oggi, nel 2026, non usiamo più solo le rose e i matrimoni segreti. Le cose sono cambiate un po', vero? Sì, Sara. Oggi abbiamo Instagram, abbiamo le chat, abbiamo i regali tecnologici. Però alcune tradizioni italiane sono rimaste identiche da decenni. È vero, soprattutto quelle che riguardano il cibo, in Italia. Se non c'è qualcosa di buono da mangiare, non è una vera festa. Ah, su questo non c'è dubbio. E se parliamo di San Valentino e cibo in Italia, c'è un nome che tutti, ma proprio tutti, conoscono. Una cosa dolce, piccola, con un messaggio dentro. Oh, io so di cosa parli. È la mia cosa preferita di tutto febbraio. Lo so, ma prima di parlarne dobbiamo spiegare bene come gli italiani si preparano a questa serata speciale, perché non è solo cioccolato, è quasi un rituale sociale. Oh sì, il rituale! Per noi italiani ogni scusa è buona per vestirci bene e uscire a cena, ma a San Valentino è tutto diverso. C'è un'attenzione particolare ai dettagli. Le ragazze passano ore a prepararsi e gli uomini cercano di non dimenticare i fiori a casa. Verissimo. C'è un'eleganza diversa nell'aria.
Se cammini per il centro di Roma, o di Milano, o di qualsiasi città italiana la sera del 14 febbraio, vedi solo coppie che camminano mano nella mano. E i ristoranti diventano dei piccoli teatri. Candele ovunque, musica soffusa, e quasi tutti offrono il famoso menù degli innamorati. Oh sì, quei menù con i nomi dei piatti tutti romantici, tipo risotto del cuore o dolce passione. A volte sono un po' esagerati, ma creano un'atmosfera magica. È il momento dell'anno in cui anche i più timidi provano a essere dei veri poeti. Sì, però c'è anche molta pressione. Se non prenoti in tempo rischi di finire a mangiare un panino in macchina, e quello non è molto romantico, vero? A proposito di cose dolci, prima abbiamo accennato a quel famoso cioccolatino che è il simbolo assoluto di questa festa in Italia. Penso che chiunque studi l'italiano debba conoscerlo, non solo per il gusto, ma per quello che c'è dentro. Parliamo dei baci perugina. Ah, ragazzi, se non li avete mai provati, dovete assolutamente cercarli. Sono piccoli, tondi, con una nocciola sopra, ma la cosa speciale è il segreto che nascondono sotto la carta argentata. Esatto. Ogni cioccolatino ha un piccolo pezzo di carta trasparente, che noi chiamiamo cartiglio. Sopra ci sono scritte frasi d'amore, citazioni di poeti o proverbi famosi. La cosa bella è che sono scritti in italiano, ma spesso anche con la traduzione in altre lingue. È un modo perfetto per imparare nuove parole d'amore. È vero, io da piccola li collezionavo tutti. Ma sai, Alessio, la storia di come sono nati questi cioccolatini è quasi più romantica della festa stessa. C'era questa donna incredibile, Luisa Spagnoli. Lei lavorava in fabbrica e si era innamorata di un uomo, ma era un amore segreto. Ah, questa parte mi piace. Quindi lei scriveva dei messaggi piccoli piccoli e li nascondeva intorno ai cioccolatini che poi mandava a lui. Proprio così. Era il loro modo di comunicare senza farsi scoprire. Quello che era un segreto tra due amanti è diventato il regalo più venduto in tutta Italia. Non è meraviglioso? Wow! Praticamente ogni volta che compriamo un bacio, stiamo portando avanti la loro storia. Ehi, ragazzi che ci seguite, voi avete mai ricevuto un bacio perugina o un regalo con un messaggio segreto? Raccontatecelo nei commenti. Ci piace tantissimo leggere le vostre storie personali. Ci fa sentire più vicini a voi, anche se siamo lontani. Sì, e se volete mandarci un piccolo messaggio d'amore digitale, cliccate sul pollice in su. Mettere like è un modo semplice per sostenere il nostro lavoro e aiutarci a creare sempre nuovi contenuti per voi. Giusto! Un mi piace per la povera Luisa Spagnoli e i suoi messaggi segreti. Comunque, Sara, oltre ai cioccolatini e alle cene, c'è un'altra grande tradizione italiana per San Valentino. Molte coppie decidono di non restare a casa. Ah, parli dei viaggi, i famosi weekend fuori porta? Esatto. Molte persone cercano un posto speciale dove passare una notte o due, e in Italia abbiamo l'imbarazzo della scelta. C'è una città in particolare, però, che a San Valentino diventa letteralmente la capitale del mondo. E no, non è Terni, anche se San Valentino è nato lì. Fammi indovinare, è una città del nord? Una città con molta acqua e dei canali bellissimi? Ci sei quasi, ma in realtà quella è la seconda scelta. Io pensavo a una città dove c'è un balcone molto molto famoso. Ah, Verona, la città di Romeo e Giulietta. Proprio lei. Verona a San Valentino è incredibile. Organizzano un evento che si chiama Verona in Love. Tutta la città si colona di rosso. Ci sono mercatini a forma di cuore nelle piazze. È un'esperienza che ogni innamorato deve fare una volta nella vita. Ah, Verona. Immagino che ci siano tantissime persone sotto quel balcone a farsi promesse d'amore. Però, Alessio, andare a Verona costa e non tutti possono viaggiare proprio il 14 febbraio. Verissimo. Infatti molti italiani scelgono opzioni più semplici, ma non per questo meno belle. Perché in fondo la cosa più importante non è dove vai o quanto spendi, ma quello che dici. E in italiano dire ti amo non è l'unica opzione. Anzi, c'è una confusione enorme tra due frasi molto simili che i nostri studenti sbagliano sempre. Oh, Alessio, hai toccato un tasto delicatissimo. Hai ragione,
Questo è un errore che sentiamo spessissimo dai nostri studenti. Ti amo o ti voglio bene? Per un orecchio straniero sembrano quasi la stessa cosa, ma per noi italiani, c'è un abisso in mezzo. Eh sì, cambia tutto. Ragazzi, immaginate la scena. Siete in Italia, la vostra vicina di casa vi prepara una lasagna buonissima e voi, per ringraziarla, le dite «Oh Maria, ti amo!». Probabilmente lei resterebbe pietrificata o chiamerebbe subito suo marito. Povera Maria! Ragazzi, fate molta attenzione perché le parole sono importanti. Ti amo si usa solo ed esclusivamente per l'amore romantico, profondo e passionale. Si dice al marito, alla moglie, al fidanzato o alla fidanzata. È una frase pesante, nel senso buono del termine. È una dichiarazione d'amore totale. Esatto, è riservata a quella persona speciale. Invece, per tutto il resto del mondo, usiamo «ti voglio bene». Letteralmente significa «desidero il tuo bene», «voglio che tu stia bene». Si dice alla mamma, al papà, ai fratelli, agli amici più cari. E sì, come dicevi tu prima, Sara, anche al nostro cane o al nostro gatto. Io lo dico ogni mattina al mio gatto. Però sai cosa trovo affascinante? Molti studenti pensano che ti voglio bene sia meno importante di ti amo. Invece per me è una frase bellissima, è un affetto puro, solido, che non ha bisogno della passione per esistere. È la base di ogni grande rapporto umano. Sono d'accordo, è una sfumatura della lingua italiana che amo molto. Ehi, a proposito di voler bene, noi vogliamo bene a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite con così tanto entusiasmo ogni settimana. Davvero, vedere la nostra community crescere è un regalo bellissimo, molto meglio di una scatola di cioccolatini. È vero, e se anche voi ci volete un pochino di bene e volete aiutarci a continuare questo progetto, assicuratevi di essere iscritti al canale. Cliccate sulla campanellina, così YouTube vi avvisa ogni volta che pubblichiamo una nuova lezione. Per noi è un gesto d'amore immenso. Grande Sara, un'iscrizione per l'amicizia. Tornando al nostro San Valentino, abbiamo parlato di coppie, di cene eleganti, di tradizioni antiche, ma c'è un gruppo di persone che spesso si sente un po' escluso il 14 febbraio. Fammi pensare. Ti riferisci a chi non ha una relazione? Ai single? Proprio loro. Quelli che non hanno un fidanzato o una fidanzata con cui scambiarsi i baci perugina o fare una cena al lume di candela. Ma devi sapere, Sara, che l'Italia ha pensato anche a loro. Non ci facciamo mancare nulla. Davvero? Esiste una specie di festa dei single? Non ci credo, questa mi è nuova. Sarebbe fantastico, così nessuno si sente triste il 14 febbraio. Esiste come? E la cosa divertente è che cade esattamente il giorno dopo San Valentino. Il 15 febbraio in Italia è il giorno di San Faustino. San Faustino, il protettore dei single. Ma è geniale! Onestamente non so se sia una festa ufficiale del calendario, ma socialmente lo sappiamo tutti. Il 14 è per gli innamorati, il 15 è per chi è libero e vuole festeggiare con gli amici. Proprio così. Molti locali o discoteche organizzano serate San Faustino, dove i single possono incontrarsi e divertirsi senza la pressione di dover essere romantici a tutti i costi. È un modo molto simpatico e ironico per vivere questo periodo dell'anno. Mi piace, è molto più rilassato. Così se per caso San Valentino è stato un disastro, hai subito una seconda possibilità il giorno dopo per uscire e farti una risata. Esatto. Però, Sara, stavo pensando ad una cosa. Abbiamo parlato di tante parole, di tradizioni, di single e di coppie, ma c'è una parola italiana, una sola, che secondo me è la più bella di tutte quando si parla di sentimenti. Oh, ora mi hai incuriosito tantissimo. Qual è? Una parola che batte amore e bacio? Sì, perché è una parola che contiene tutto, l'amicizia, l'amore, la famiglia. È un termine che scalda il cuore appena lo senti, ma è difficile da tradurre perfettamente in altre lingue. Scommetto che anche i nostri amici a casa la conoscono, ma forse non sanno quanto è profonda per noi. Allora, Alessio, non lasciarmi sulle spine.
Mi ha incuriosito troppo. Qual è questa parola magica? Una parola che batte tutto. È forse innamorato? O magari anima gemella? No, Sara, è una parola molto più semplice, molto più quotidiana, ma che racchiude un mondo intero. Sto parlando della parola caro o cara. Pensaci bene, la diciamo agli amici, alla famiglia, a chi amiamo platonicamente e a chi amiamo con passione. Mio caro amico, cara mamma, il mio caro amore. Sai che hai ragione? È una parola che sa di casa. Quando qualcuno mi chiama cara, sento subito un calore speciale. È una parola morbida, accogliente. Esatto. In italiano, chiamare qualcuno caro significa che quella persona ha un valore, un prezzo altissimo nel tuo cuore. Non è solo un aggettivo per dire che qualcosa costa molto al supermercato. È perfetto per San Valentino, perché alla fine questa festa serve a ricordare a chi è caro per noi quanto sia importante nella nostra vita. È un modo per dire: «Ehi, io ti vedo, tu sei prezioso per me». Che bella riflessione, Alessio. Mi hai fatto venire voglia di mandare un messaggio a tutte le persone care della mia vita proprio adesso, anche se non è ancora il 14 febbraio. Non serve aspettare un giorno preciso per essere gentili e dire alle persone che sono importanti, vero? Proprio così. E sapete cosa potreste fare voi, amici che ci ascoltate da casa, per festeggiare questo San Valentino in modo veramente italiano? Se state studiando la nostra bellissima lingua, usate questa festa come una scusa per fare pratica. Oh, questa è un'ottima idea. Tipo guardare un film romantico italiano? Magari uno di quei classici ambientati a Roma o a Venezia, con quei panorami che ti fanno sognare ad occhi aperti. Esatto. Oppure potreste ascoltare una vecchia canzone d'amore italiana. Ce ne sono migliaia, una più bella dell'altra. Penso a Il cielo in una stanza o a Grande, grande, grande. Sono canzoni lente, con parole chiare, perfette per imparare nuovi vocaboli e per entrare nell'atmosfera del 14 febbraio. Bellissimo! E ho un'altra idea. Potreste provare a scrivere un piccolo biglietto d'amore, o anche solo di amicizia, tutto in italiano. Solo poche righe. Sei una persona speciale. Grazie di tutto. Oppure il classico Ti voglio bene. È un esercizio fantastico per la vostra scrittura e vi assicuro che farete una figura bellissima con chi lo riceverà. Ricevere un messaggio in un'altra lingua è sempre affascinante. Assolutamente. E se qualcuno vi risponde con un bacio o un sorriso, il merito è di Easy Italian Podcast. Comunque, Sara, siamo arrivati alla fine di questa nostra lunga chiacchierata romantica. Devo dire che mi sono divertito molto oggi. Spero davvero che anche i nostri ascoltatori abbiano imparato qualcosa di nuovo su come viviamo l'amore e le tradizioni qui in Italia. Anche io mi sono divertita tantissimo. Parlare con te mi fa scoprire cose nuove anche sulle nostre tradizioni. San Valentino per me non è solo rose e cioccolatini, è proprio questa sensazione di calore e condivisione che abbiamo creato oggi in questo episodio. Amici di Easy Italian Podcast, grazie di cuore per aver passato questo tempo con noi. Prima di salutarvi, se questo episodio vi ha fatto sorridere o vi ha aiutato a imparare qualche parola nuova, ricordatevi di iscrivervi al canale. Per noi è il modo migliore per capire che il nostro lavoro vi piace e che volete continuare questo viaggio in Italia insieme a noi. Grazie davvero a tutti voi. Siete voi il vero motore di questo progetto, la nostra cara community. Qualunque sia il vostro programma per il 14 febbraio, che siate in coppia in un ristorante stellato o sul divano con il vostro cane e una pizza, vi auguriamo una giornata piena di serenità e di affetto. Esatto. Buon San Valentino a tutti gli innamorati e non. E ricordate, parlate italiano con il cuore, perché è la lingua più bella del mondo per farlo. Un bacio grande da Sara. E un abbraccio forte da Alessio. Grazie per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio.
Ciao a tutti.